vi dà sempre quello strattone e tenta anche ad impennare molto spesso. Ci provo lo stesso, fino a mezz'ora fa non c'era un filo di vento, vabbè. Comunque questo qui è il nuovo monopattino di Aovo X9 Plus. Diciamo che è il loro monopattino di punta, perché io avevo provato un primo esemplare esattamente 2 mesi fa circa. Non so se mi seguite sui social, soprattutto su Instagram, ho pubblicato varie storie con questo monopattino. Primo esemplare che ho provato proprio a inizio ottobre, mi è arrivato a fine settembre. L'ho portato con me a Imola, così l'ho maltrattato ovunque, ho comunicato tutte le migliorie da effettuare e diciamo che un pochino mi hanno ascoltato. E poi man mano vi dico i punti salienti dove hanno lavorato su questo monopattino. Perché non so se vi ricordate, l'M365 è uno dei monopattini più venduti. Mi sembra che la prima è stata Xiaomi, poi dopo tutti a copiare quel tipo di monopattino. Diciamo che questo è uno step superiore rispetto a quel monopattino ed è il top. 500 watt, non legalissimo, però autonomia al top, batteria removibile, comodissimo. Dai, dopo ve la faccio vedere. Insomma, acquistandolo direttamente sullo store Aovo, o lo store ufficiale, vi arriverà in una settimana circa, grazie ai magazzini situati in Germania. E acquistandolo direttamente sul loro store c'è la versione arancione, c'è praticamente il pianale arancione ai lati, non proprio un pianale. È molto carino la versione arancio, dateci un'occhiata se siete interessati. E la confezione, dove all'inizio mi ha lasciato un pochino perplesso, perché all'interno ho trovato un sacco nero della spazzatura. Non facciamoci altre domande. Polistirolo più o meno intatto, invece direi il monopattino tutto ok. All'interno c'è anche un'ulteriore scatolina dove contiene l'alimentatore da 48 volt 84 watt, 6 viti e chiave a brugola. Queste 6 viti perché? Perché basta avvitare solamente queste 6 viti per fissare il manubrio, collegate il cavo dell'acceleratore e il gioco è fatto. Direi che il monopattino più rapido di tutti nel montaggio è pronto all'uso. Anzi, dimenticavo, collegate anche il cavo della batteria, quindi aprite il pianale, collegate il cavo, monopattino pronto. E infatti all'inizio dicevo, ma perché non mi si accende il monopattino se non collego la batteria? Esteticamente diciamo che non c'è proprio nulla di nuovo, se non la parte anteriore del pianale che punta un pochino verso l'alto. Esteticamente molto carino, e la copertura del pianale che arriva praticamente fino a metà disco del freno. Diciamo, oltre le varie parti in plastica, tutta la struttura è in alluminio, ma vi assicuro che si graffia solo a guardarlo. Io l'ho caricato in auto, non mi ricordo cosa avevo e si è un po' graffiato qua e là, vabbè. Per fortuna almeno è resistente. Per quanto riguarda il peso, diciamo che nella media 20 kg per un 500 watt ci sta. Direi anche tutto ben equilibrato, perché si riesce a trasportare molto bene, e la chiusura è molto semplice e basta appoggiare il manubrio sul parafango posteriore. E infatti, se guardate, i cavi del manubrio che passano proprio qui fino alla batteria hanno adottato un passacavo in acciaio, cosa differente rispetto al primo esemplare, che quando mi era arrivato tutti i cavi diciamo che erano un pochino schiacciati e quindi dovevano trovare una soluzione. Così questo passacavo è d'obbligo, andate a ripiegarlo, non ci pensate neanche troppo. Se andate ad aprire il pianale, in fondo si vede un piccolo ammortizzatore posteriore. Anteriormente sinceramente ad occhio non si vede. Parlano di doppio ammortizzatore, non so se è riferito a quello posteriore, però grazie a questi pneumatici da 10 pollici con camera d'aria è tutto molto comodo rispetto all'M365 appunto, che aveva gli pneumatici pieni. Qui è tutt'altra storia, con camera d'aria è veramente il top. E poi il copertone ha uno spessore maggiore rispetto agli altri, quindi assicurano una resistenza alla foratura maggiore. Poi abbiamo doppio freno a disco anteriore e posteriore, e direi che per la velocità che raggiunge riesce ad arrestarsi abbastanza in fretta. Poi piccola chicca, la batteria removibile. Batteria da 15,6 Ah, capienza piuttosto elevata, e basta solamente svitare il pianale. Non ci serve
necessariamente un cacciavite, sempre se non stringete alla morte le viti, potete andare a sostituire la batteria con anche una pratica maniglia, e la batteria può essere ricaricata anche esternamente dal monopattino. Con l'alimentatore proprietario diciamo che non c'è proprio bisogno di collegarlo al monopattino, estraete la batteria, la portate in casa, come nel mio caso che non ho la corrente in garage, ricarico solo la batteria, riporto sul monopattino ed è veramente il top. Poi dipende da voi se volete acquistare una batteria aggiuntiva. La trazione è posteriore, devo dire che si sente, 500 watt di potenza, addirittura con un picco di 850 watt, veramente esagerati, e direi che questi 850 watt sono soprattutto in accelerazione. Invece per quanto riguarda le funzioni non ce ne sono tantissime, display che proprio non mi fa impazzire, non si vede proprio benissimo sotto la luce diretta del sole, ma sul display c'è proprio il minimo indispensabile. Oltre alla velocità ci sono 3 funzioni disponibili. La prima con la limitazione a 20 km/h, 25 km/h e illimitato. Queste funzioni qua si possono modificare tramite gli unici 2 tasti presenti qui sul manubrio, e grazie sempre a questi 2 tasti si può entrare nel menu nascosto. Li tenete premuti, ci sono solamente 3 funzioni che si possono modificare liberamente. Io ho abilitato solamente la partenza da fermo e poi per il resto ho lasciato tutto invariato, sempre per non far casini. E infine, sempre per quanto riguarda il display, se andate ad attivare i fanali premendo 2 volte il tasto funzione, chiamiamolo così, si sente il classico beep, ma sul display non si vede nulla, non c'è nessuna indicazione. E poi il classico campanello, direi niente di elettronico. Come maneggevolezza, usabilità, va ovunque, grazie anche agli pneumatici, è tutto ben equilibrato, mi trovo veramente bene. E terreni sconnessi, fango, insomma dai, fango no, si può portare ovunque, e anche le salite un po' più impetuose si riescono a percorrere senza problemi. Sapete cosa non mi è piaciuto? L'accelerazione. Vi ho già anticipato un pochino che la potenza di picco passa a 850 watt, e secondo me proprio li usa tutti in accelerazione, perché quando andate ad accelerare c'è una sorta, io nelle moto lo chiamavo on off, quando andate proprio a sfiorare l'acceleratore con il pollice, anche se siete più delicati possibili, vi dà sempre quello strattone e tenta anche ad impennare molto spesso. Devo dire che questo monopattino qua è tanto cattivo da fermo. Poi dopo lui prende la sua velocità, fate conto che dai 0 ai 20 è un razzo, e poi dopo pian pianino fino ai 35 all'ora si assesta. Il bello è che se andate anche a cambiare le funzioni, quindi con una velocità limitata ai 20 km/h per esempio, questa accelerazione è sempre così grezza, diciamo così, quindi non c'è una vera soluzione se non proprio regolare il pollice proprio al millimetro. Velocità massima raggiunge sempre i 35 km/h e quasi 40 all'ora quando completamente carico. Direi che viaggia molto bene. Oltre ad andare forte, la batteria è da 15,6 Ah, come vi avevo già detto, e ha una capienza super, si riescono a effettuare quei 60 km, quindi non dovete preoccuparvi di caricarlo. Anzi, si ricarica in 7 ore circa, non velocissimo col suo alimentatore, ma ne vale la pena perché la durata è veramente elevata. Poi pensate che se volete acquistare una seconda batteria con 260 euro circa potete acquistarla direttamente sul sito AOVO, quindi dipende dalle vostre esigenze. Pensateci. Dai, arriviamo alle conclusioni. Con questo vento assurdo e questo monopattino qua mi ha proprio soddisfatto a pieno, con qualche piccolo difettuccio, con qualche miglioria. Anche le valvole degli pneumatici sono state migliorate perché sono un pochino più sporgenti, solitamente si fa fatica a gonfiarle col compressore, e poi nel complesso hanno migliorato anche la chiusura, molto più velocizzata, e hanno sistemato anche il pianale che inizialmente con la prima versione secondo me non era così impermeabile, così è diventato proprio IPX5. Poi dimenticavo anche le manopole, sono molto comode, si riescono ad impugnare veramente bene, e questo peso di 20 kg diciamo che è abbordabile per caricarlo sull'automobile, recarsi in una determinata zona, scaricarlo e utilizzare il monopattino. Poi con questa batteria infinita, questi 60 km sono più che comodi sfruttarli con una singola carica. Per avere una perfezione gli cambierei solamente il computerino di bordo e regolerei l'acceleratore. Questa qui è l'unica cosa che non sono riusciti a intervenire con la versione definitiva,
però con dei piccoli accorgimenti direi che si riesce a oltrepassare questi problemi. Infine, come prezzo, sul sito ufficiale OVO viene venduto a 570 euro circa, prezzo nella media visto le prestazioni che ha. Se cercate un monopattino solido con una durata della batteria elevata, sì, solido, che si graffia anche molto facilmente, lo consiglio proprio a pieni voti. Poi dopo il prossimo anno sarà legale in Italia, non lo so, staremo a vedere. Mi raccomando, se avete sempre ulteriori informazioni riguardo le nuove leggi in Italia, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io rimango sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e alla prossima sempre su YouWin Blog.